Cari amici, buongiorno! Oggi parliamo del clistere e facciamo questo nuovo video per parlare del clistere perché ne avevo già parlato una volta in agosto, ma è in un video lungo, piuttosto esaustivo, del quale vi lascio le indicazioni. Però era un video che purtroppo ha un audio molto basso, e quindi, siccome ho ricevuto un commento nel quale mi si pregava di alzare l'audio, ho fatto così: facciamo un nuovo video un po' più corto e un po' più chiaro dal punto di vista dell'audio. E quindi comunque vi lascio il link in descrizione per vedere il vecchio video. E repetita Juvent, quindi a bomba sul clistere. Vediamo che cos'è il clistere. Il clistere o enteroclisma è una irrigazione di liquido che diciamo il più delle volte si fa con acqua unita a magari qualche olio essenziale o un infuso, però fondamentalmente acqua o liquidi. Ed è un'irrigazione del colon che serve a liberare l'ultimo tratto dell'intestino dalle feci stantie. Diciamo che in medicina si utilizza, per esempio, prima di alcuni interventi chirurgici. Ed è una pratica igienica e salutistica che era in voga, insomma era utilizzata fino ai primi anni '80, e poi piano piano se ne sono perse le tracce per preferire, diciamo così, rimedi farmacologici. Però noi invece, che siamo igienisti, andiamo a recuperare le pratiche antiche salutari che non hanno bisogno della chimica. E quindi vediamo che possiamo dare qualche piccolo cenno sul clistere, e diciamo che è una pratica igienica salutistica antichissima, della quale si trova già menzione addirittura nei testi vedici indiani, nelle scritture degli egizi, e quindi parliamo più o meno del 1500 a.C., e nel testo apocrifo il Vangelo è Seno della Pace, nel quale viene descritto un Gesù igienista ante litteram che insegna praticamente tutto quello che noi stiamo mettendo in pratica ai tempi nostri. E nel corso della storia è stato comunque utilizzato dai maggiori igienisti come Arnold Deret, Herbert Shelton, e anche il dottor Max Gerson ha fatto del clistere di caffè un suo cavallo di battaglia per sconfiggere i tumori, e tutto questo è molto molto ben documentato. Comunque, se siete curiosi sulla storia del clistere, trovate più informazioni nel mio libro Parassiti, i più antichi abitanti della Terra e anche dell'uomo, di cui vi metto il link in descrizione. E andiamo a vedere perché il clistere è utile. Allora, punto 1, il clistere è utile perché non influisce sulla fisiologia dell'organismo. Dunque, molti di voi, insomma, sappiamo che la gente soffre di costipazione, e chi appunto soffre di questo disturbo avrà notato che utilizzando i lassativi, che agiscono sulla muscolatura attraverso principi chimici, si sviluppa poi un'ulteriore stitichezza. E questo è un effetto collaterale molto considerevole, cioè praticamente la toppa è peggiore del buco, nel senso che la muscolatura che è deputata alla peristalsi, cioè ai movimenti che spingono le feci verso il basso e verso l'uscita, praticamente, siccome si abitua a ricevere la spinta, diciamo l'aiutino chimico, si rilascia e quindi poi funziona sempre meno. E quindi, insomma, questa cosa è molto importante, perché invece il clistere lavora esclusivamente per via meccanica e non condiziona quindi le normali funzioni dell'organismo, ok? Poi, altro punto, perché è utile il clistere?
Perché attraverso il clistere o enteroclisma si veicolano le sostanze che noi vogliamo immettere nel corpo, sia l'acqua semplicemente per ammorbidire, per lavare, che le eventuali anche altre sostanze, in punti che diversamente non sarebbero raggiungibili. E questo perché? Perché qualsiasi principio che noi assumiamo per via orale, cioè per bocca, deve passare attraverso il sistema digerente, dove viene scomposto prima di arrivare allo spazio dell'intestino, dove viene assimilato. Per cui è possibile che di quel principio attivo che noi abbiamo preso, quando si arriva all'intestino non ce ne sia più traccia. Invece, per via rettale, l'acqua e le sostanze aromatiche arrivano ad essere assorbiti direttamente nel circolo venoso, nel circolo linfatico, per osmosi. E questo dà la possibilità a molti principi attivi di essere molto molto più efficaci, e non è poco. E poi vediamo quali sono i vantaggi del clistere. Primo vantaggio fondamentale: il clistere non causa dipendenza. Quindi, mentre appunto se noi siamo abituati a prendere lassativi, poi dobbiamo continuare perché altrimenti la nostra funzione naturale non è performante, e attraverso il clistere possiamo stare tranquilli perché non crea dipendenza. Secondo vantaggio: il clistere rispetta il rivestimento intestinale ed è molto indicato appunto perché effettuando un'azione meccanica e piuttosto blanda non sovrastressa tutte le nostre mucose nella produzione eccessiva di liquidi e di movimento. Terzo vantaggio: i clisteri aiutano ad alleviare la costipazione. Quindi per tutti coloro che sono costipati e anche per coloro che hanno problemi di diverticolite, hanno insomma problemi di emorroidi, problemi di ragadi, il clistere aiuta ad ammorbidire tutta la massa fecale che magari non è proprio così morbida, e quindi è un validissimo aiuto e strumento in quel senso. Poi i clisteri detossificano il fegato, la cistifellea e il sistema linfatico, per il principio che abbiamo detto prima, cioè per il fatto che l'acqua, già solo l'acqua, ma eventualmente anche l'acqua con i principi attivi, arriva direttamente al circolo linfatico e sanguigno, senza avere tutti i filtri dell'apparato digerente, e quindi le sostanze che noi utilizziamo insieme al clistere hanno, diciamo così, la loro massima efficacia. Altro vantaggio è che i clisteri aiutano in caso di influenza o di malessere. Quindi subito, appena ci sentiamo male, appena avvertiamo che c'è qualcosa che non va, appena ci sentiamo un po' fuori bolla, abbiamo la possibilità di fare un clistere, e questo già il più delle volte risistema le situazioni. E provare per credere. Sembra che io dica delle cose strane, perché siamo portati a credere che senza la medicina non si faccia niente, e invece no, e invece questi piccoli rimedi sono piccoli, ma non sono piccoli per niente, agiscono bene, in sicurezza, in profondità, e quindi io vi invito a provare. Altro vantaggio è che i clisteri aiutano, insieme agli antiparassitari, a migliorare quella condizione nota come autismo. Sto toccando un argomento delicato sul quale farò un video apposito nei prossimi tempi, e quindi stay tuned, state in campana, perché anzi iscrivetevi al canale,
e attivate la campanella per ricevere le notifiche, perché presto arriverà anche un video molto molto interessante sull'autismo, che pare che sia sempre più diffuso in questo periodo. E quindi vediamo un po', quando è il momento di fare un clistere? Come abbiamo detto prima, è il momento di fare un clistere quando si avverte l'inizio di un malessere, non appena ci si sente ci si sente il raschiettino in gola, ci si sente il brivido, oppure ci si sente mal di stomaco, si ha molta aria, quando fare un clistere? Quando ci si sente costipati, e quindi si aiuta meccanicamente il nostro organismo a liberarsi di tutta la massa che sta lì dove magari non è il caso di stare. Ecco, se c'è troppa massa accumulata, noi diamo una mano e circolare la mandiamo via. Quando fare un clistere? Sicuramente durante un periodo di detox, perché è fondamentale per aiutare proprio il corpo a liberarsi di tutti gli scarti che vengono processati durante il processo di autoguarigione, e assolutamente se si sospetta di avere parassiti. E di nuovo trovate tutte le info nel libro dei parassiti che metto in descrizione. 2 accorgimenti molto molto importanti. Primo, effettua il clistere a stomaco vuoto, possibilmente la mattina prima di colazione. La mattina bevi magari una tazza di acqua calda, una tisana, una cosa leggera, aspetta il tuo movimento naturale e dopo fai il clistere, mi raccomando, perché se noi facessimo il clistere a stomaco pieno potremmo rischiare di influire con questa massa di acqua o di liquido, che comunque ha una sua temperatura che magari non è proprio quella del nostro corpo, possiamo rischiare di influire sui processi digestivi, e quindi noi vogliamo che la digestione e tutti i suoi processi vadano tranquilli e sereni per la loro forma naturale. Quindi mi raccomando, lontano dai pasti. Altro accorgimento importantissimo, fondamentale: utilizza sempre acqua a temperatura corporea. L'acqua deve essere alla temperatura del corpo. Quando prepari il clistere, metti una mano all'interno della sacchetta che contiene il liquido. La mano non deve sentire caldo e non deve sentire freddo, l'acqua deve essere a temperatura corporea. Questo è molto importante, e il perché l'abbiamo detto prima, ma lo ripetiamo: se l'acqua è troppo fredda potrebbe dare blocchi, crampi alla muscolatura. Se l'acqua fosse troppo calda sarebbe un problema, perché nella parte interna del corpo noi non abbiamo, diciamo così, sensori della temperatura, e quindi potremmo rischiare di bruciarci. Ce ne accorgiamo per un estremo fastidio, e parlo per esperienza personale. Quindi mi raccomando che l'acqua sia a temperatura corporea. Bene, in breve queste sono le notizie sul clistere, e se vuoi avere più informazioni ti consiglio di guardare il video lungo, anche se purtroppo l'audio si sente poco, però cerca di alzare, metti una cuffietta, insomma comunque si capisce. E per avere comunque più informazioni sul clistere, sui parassiti, su come ritrovare e mantenere la salute con i metodi naturali, puoi leggere il mio libro, che tra poco sarà disponibile anche in inglese. Mi puoi contattare ai link in descrizione, e mi raccomando, sentiti libero di sperimentare, perché l'esperienza diretta è la prima maestra di vita. Questa è la pillola igienista di oggi. Un abbraccio da Isa. Ciao, a presto!